Aspetta. Non è proprio questa la vacanza che abbiamo fatto, però. Il Vietnam scorre verticale come una S disegnata sul bordo del sud-est asiatico. Ha 3.000 km di costa, confina con il Laos, la Cina e la Cambogia e ha una storia che ha lasciato segni profondi su ogni centimetro di terra. Nelle pianure, nelle città, nei delta trovi i Kin, l'etnia maggioritaria, ma più sali verso nord, più il paesaggio cambia e con lui le facce, le lingue, i vestiti e le tradizioni. Ha Giang, l'estremo nord del Vietnam, il punto più remoto, il più lontano dai circuiti turistici classici. Il paesaggio qui è dominato dai karst, queste torri di roccia calcarea che escono dal terreno in modo quasi verticale, come se qualcuno le avesse conficcate lì a forza. 600 milioni di storia geologica, modellati dall'acqua e dal tempo in forme che sembrano impossibili. Pinnacoli, guglie, vallate profondissime che si aprono all'improvviso mentre pedali. Non è un paesaggio che ti aspetti, non è il sud-est asiatico delle spiagge e dei templi. Non a caso, questa zona viene chiamata il paradiso grigio. Le montagne non sono alte in modo alpino, non ci sono vette innevate, ma sono dense, fitte, una dietro l'altra, e la nebbia che si infila tra di loro le rende ancora più drammatiche. Gran parte del loop attraversa il Geoparco globale dell'altopiano carsico di Dong Van, riconosciuto dall'UNESCO nel 2010. Uno dei pochi geoparchi in tutta l'Asia, tutelato non solo per il valore geologico straordinario, ma anche per la cultura delle popolazioni che ci vivono. Perché in mezzo a tutto questo vivono decine di minoranze etniche, Hmong, Dao, Thai, Nung, Lolo, ognuna con la propria lingua, i propri abiti, i propri rituali. Si stima che in questa regione si parlino più di 20 varietà linguistiche diverse, 20 in un'area relativamente piccola, uno dei territori linguisticamente più ricchi di tutto il sud-est asiatico. Ed è qui che abbiang pedalato la Giang Loop, circa 350 km attraverso tutto questo. Che paura!
prendi un gruppo di ciclisti sconclusionati e li metti in un paese un po' esotico di cui ti hanno sempre parlato e che hai sempre voluto visitare. Che cosa può andare storto? Praticamente nulla. Noi di backpacking ne abbiamo sempre fatto parecchio, in deserti, strade serrate, paesaggi enormi, desolati, ed è tutto bellissimo, per carità. Però questa volta volevamo qualcosa di un pochino diverso, un po' più vicino alla gente del posto, alla cultura locale, a quello che può succedere intorno a te mentre pedali. E il Vietnam ci ha dato esattamente questo, anzi molto molto di più probabilmente. Infatti questo giro è il primo che siamo riusciti a viverci un pochino come una vera vacanza e forse non c'era mai capitato in uno dei nostri viaggi in bici. La parte che ci è piaciuta di più, tutte le volte che siamo riusciti a deviare, a prendere una strada laterale, a perderci un po'. Quelle sono state le sorprese più belle del viaggio. La bici ti permette di arrivare in posti veramente isolati, eppure trovi sempre qualcosa, un villaggetto, una famigliola, uno shop che vende caramelle, i motorini che si inerpicano su per le montagne. Komoot però ci ha regalato qualche momento di panico. Strade segnate come asfaltate che erano sterrate che erano sentieri che finivano nel nulla, dentro una foresta troppo fitta per passare. Quindi sì, un po' d'avventura non pianificata c'è stata. Ai, ba, bo, nam, voi. What's your name? Marco. Marco. Enrico. Tommaso. Ilaria. Leila. Luca. Haumice. Eccomi qua. La gentilezza e la disponibilità del popolo vietnamita è una cosa che mi ha segnato piacevolmente. Di base ti senti sempre al sicuro e come ti giri vedi persone simpatiche che ti sorridono a bordo strada. Non ci siamo mai sentiti in pericolo, non ci siamo mai sentiti non voluti. Sì, vai foto con lei. Vuole foto con me? Sì, lo vuole. Fare in piedi. Sì, Scusa, se no non ha senso. Guarda come ride. Quant'è? No, vabbè, questa è foto storica. Sto male. Quant'è alto? Aspetta, stai più dritto ancora. Dritto. Ok. Grazie. Thank you. E poi ci sono i bambini, quelli che ti inseguono mentre stai affrontando una salita in mezzo a nulla, urlano e ridono. Questo non te lo scordi. Bye bye. Sembra buono, sembra invitante. La carne fritta che ho provato sembra sanguinaccia, invece è solo carne fritta che è cotta. E poi c'era anche il pollo. No, non so cosa sia, magari è cavallo. Il cibo, parliamone, abbiamo mangiato tanto, anzi tantissimo, e quasi sempre benissimo. Il fuoco a colazione è diventato piano piano un rituale. Quella zuppa calda alle 8 di mattina prima di salire in sella, una consuetudine per iniziare bene la giornata. Una cucina semplice eppure sempre buona. Poi, capitolo a parte, sono le salse, piccantissime, qualcuno le metteva sempre su tutto, mentre altre le guardavano con terrore.
E infine i problemi intestinali, quasi tutti a turno, a parte 2 persone che ancora oggi non sappiamo come abbiano fatto ad essere state risparmiate. Il Vietnam non ha una vera e propria religione di Stato, più una sorta di culti e miti che hanno originato usanze visibili ancora adesso. Fra questi ci ha segnato il mito dei 4 animali sacri, che abbiamo cercato anche un po' per gioco all'interno del nostro viaggio. La fenice, la cui bellezza ci ha accompagnato dalle risaie di Mukanjai fino all'arcipelago di Cat Ba. Il dragone, simbolo di forza e potere. Non c'è molto da aggiungere, le salite sterrate sotto la pioggia non si affrontano con leggerezza. Il Kirin, la fortuna, che ha guardato dall'altra parte, mentre piogge di dissenteria ci accompagnavano. E infine la tartaruga, simbolo di saggezza. Ecco, questa è mancata.